Antonio Ligabue, pittore e scultore italiano, è considerato uno dei massimi esponenti dell'arte naif in Italia. Nasce in Svizzera, la madre si chiama Elisabetta Costa, il padre è ignoto. Viene così registrato all'anagrafe come Antonio Costa. Successivamente la madre sposa Bonfiglio Laccabue, che lo riconosce come figlio. Nel 1942 però l'artista deciderà di modificare il suo cognome in Ligabue. 3 cognomi, 2 padri e una famiglia poverissima. Dire che Ligabue ha vissuto un'infanzia difficile sarebbe un eufemismo. Fin dalla più tenera età viene affidato ad una coppia di svizzeri di lingua tedesca. La coppia, esasperata dalle violente crisi nervose del ragazzo, lo affida ad un istituto. I problemi mentali e fisici del giovane Antonio derivano probabilmente dalla carenza di nutrimento nei primi anni di vita. Ciò compromette irrimediabilmente il suo sviluppo, causandogli malattie come rachitismo e gozzo. Sono innumerevoli le occasioni in cui viene rinchiuso in istituti per la cura di ragazzi disagiati e sono innumerevoli le volte in cui viene espulso a causa del suo comportamento violento verso gli altri, ma soprattutto verso se stesso. Spesso si percuote il volto con potenti pugni alle tempie e al naso. A 20 anni viene espulso dalla Svizzera e va a vivere a Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, patria del padre adottivo. Si esprime con difficoltà in un misto di italiano e tedesco, ma ha un talento naturale per il disegno. Si guadagna da vivere come manovale sul Po, talvolta esegue disegni su cartelloni per piccole compagnie circensi. Probabilmente sarebbe rimasto uno dei tanti potenziali artisti di provincia, definito eccentrico dai compaesani, se non avesse incontrato nel 1927 lo scultore e pittore Renato Marino Mazzacurati, che immediatamente intuisce il suo talento e prende a insegnargli le tecniche della pittura. Istintivo, selvaggio, folle, Antonio Ligabue è capace di trasportare i suoi demoni sulla tela, creando opere potenti dall'immediato impatto visivo. Spesso sono animali nell'attimo prima di lanciarsi sulla preda, a volte sono in lotta tra loro. Altro tema frequente è quello dell'autoritratto, che colpisce per la profondità dello sguardo con cui l'artista rappresenta se stesso. Oltre che pittore, Antonio Ligabue è stato anche un bravissimo scultore. Crea le sue opere con l'argilla del Po. Le prime purtroppo sono andate perdute, perché l'artista non era solito sottoporre alla cottura che le avrebbe rese più resistenti. Oggi da molte delle sue opere sono state ottenute fusioni in bronzo, per preservarle nel tempo. È il 1961, l'anno del grande successo, con una grande personale alla Galleria La Barcaccia di Roma, che conquista critici, artisti e giornalisti e lo rende noto al pubblico internazionale. L'anno dopo viene colpito da paresi, ma ciò non gli impedirà di dipingere fino alla sua morte, avvenuta nel 1965.